Niente, è cominciato che mi sono chiusa in cameretta dal 76 al 78, io, la chitarra e i suoi LP. Mia madre mi ripeteva continuamente: meglio su un marciapiede che su un palcoscenico. E diceva proprio così. Mio padre ha fatto una gran cosa quando se n'è andato. Meglio, meno cicatrici. Avevo un Revox e un registratore a bobine multitraccia. Fu il mio primo insegnante e anche il mio primo pubblico. Io andai al cinema per caso e andai a vedere L'uomo che cade sulla terra. Conoscevo a memoria il libro e il film non mi piacque affatto. Però una cosa mi rimase proprio qua, stagliata dritta nella mente, in mezzo agli occhi, era lo sguardo di Mr. Newton. Niente, poi una mia amica mi regalò il 45 di Life on Mars e io crollai prima di mettere il disco perché una copertina bella così nel rock non l'avevo mai vista. E quindi ho conosciuto Mr. Bowie, così per caso, come avvengono le grandi cose. Nel 76 non c'era niente, non c'era YouTube, non c'era internet, non c'era un cavolo. Le notizie che arrivavano su di lui, le news, arrivavano vecchie e censurate. E quindi in realtà io non sapevo neanche come si pronunciasse il suo nome. Dicevo Bowie, Bowie. Sì. No, comunque si dice David Bowie. Ma la sua androgenia mi attraeva, d'altronde credevo di essere lesbica. Il mio fisico sicuramente non aiutava, ero così asciutta, così mascolina, anche la mia testa era abbastanza strana. In realtà non sapevo chi ero. Vedevo lui che faceva delle cose meravigliose e pensavo, e perché non io? E nel frattempo mia madre però continuava dicendo piuttosto che la musica, meglio un marciapiede che un palcoscenico. Beh, ma io ero anche giovane e malleabile, questa frase rovinò dentro di me più volte. Io invece attaccai nella mia stanza uno striscione scritto a caratteri cubitali e c'era scritto: soldato, paga con i tuoi soldi e poi fa la tua scelta. Ecco, io credo che questa frase mia madre non l'abbia mai capita. Però per me era un'incitazione a non mollare, un'incitazione a continuare poi cosa? Ma in realtà io non sapevo perché stavo suonando, non sapevo perché avevo cominciato a strimpellare la chitarra, non sapevo praticamente nulla, a quei tempi non esistevano i tributi, non avevo neanche idea di fare questo nella vita. Semplicemente era la mia forma di fuga. Era il mio biglietto per sognare, era la mia carta vincente per vivere. Ho fatto un sogno di recente. Su quella poltroncina c'era David e intorno a lui c'erano i suoi amici che lo stavano salutando. Lui ha chiesto una sigaretta a qualcuno. È strano, pensai, perché aveva smesso di fumare da anni. Prende la sigaretta, fuma quasi immobile.
Poi David fece un cenno al dottore. Disse una cosa sola. Ok, let's go. Andiamo. Ok, let's go. Ma io credo che ci sia, come è sempre stato, una sorta di interconnessione tra me e lui. Perché io questo sogno l'ho fatto la notte del 10 di gennaio, quando lui è morto. La sua sperimentazione è stata completa nel momento in cui lui ha saputo di dover morire e di dover morire velocemente. E quindi cosa ha fatto? Secondo me lui ha ottimizzato le sue qualità, ha dovuto comprimere il tempo per sbrigarsi all'inverosimile per finire questo che era la sua opera finale, la sua opera complessiva, quella nella quale c'era Bowie maschera e Mr. Robert Jones uomo. E quindi probabilmente lì ha dato il meglio di sé, perché caduta la maschera abbiamo visto la sua fragilità, tutti l'abbiamo vista. L'abbiamo vista nel suo atteggiamento quasi supplichevole, in Lazarus, ma l'abbiamo anche vista nella sua paura, nel suo sorriso forzato, nel suo voler apparire ancora meraviglioso e non lo era più. E quindi l'uomo, in Black Star c'è l'uomo. Può non piacere, può non essere il mito che tutti aspettavano di trovare in Bowie, nell'immenso Bowie, ma io ho visto un uomo gigantesco in quel momento e questo mi basterà per gli anni a venire. Bowie per me è stato il maestro del cambiamento, quello che mi ha fatto superare il muro di gomma, quello che mi ha fatto andare oltre me stessa. Poi andando oltre te stessa hai l'infinito, no? Puoi fare quello che vuoi. E quindi grazie David, sempre.